Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e torna una leggenda in sala, Indiana Jones. Secondo me Indiana Jones non è solo un film, è un'icona del cinema. Harrison Ford, il suo vestiario, la famosissima colonna sonora, le scene che tutti gli appassionati di cinema si ricordano. E qui il Dr. Jones arriva alla sua quinta avventura, il quadrante del destino. Questa volta l'avventura con l'archeologo più famoso del cinema non è diretta da Steven Spielberg, ma da James Mangold. Spielberg comunque è produttore esecutivo della pellicola e la colonna sonora è sempre del mitico John Williams. Ragazzi, io premetto che ho visto più volte tutti i capitoli della saga e i miei preferiti sono il primo e il terzo, e non dico che il secondo e il quarto capitolo sono due brutti film, li guardo sempre con piacere. Il quadrante del destino lo reputo un film migliore del capitolo precedente del 2008, Il regno del teschio di cristallo. Dopo questa breve introduzione parliamo subito della trama. Nei primi 20 minuti di film, che io personalmente ho adorato, ritroviamo Harrison Ford ringiovanito grazie agli effetti visivi. C'è un giovane Indiana Jones contro i nazisti. Tutta questa introduzione io l'ho vista come un omaggio al primo e il terzo film di Steven Spielberg. Ci sono i nazisti, l'inseguimento, le scazzottate esagerate e reliquie da portare in salvo. E qui conosciamo anche Basil Shaw, amico di Indiana Jones, che lo sta aiutando per impedire ai nazisti di portare la lancia di Longino al Führer. E tra i nazisti troviamo anche Jürgen Voller, ovvero il cattivo della pellicola. Dopo questa rocambolesca introduzione facciamo un bel salto temporale e arriviamo alla fine degli anni 60. È il giorno dell'allunaggio, il professor Jones è stanco, forse beve troppo e sta per andare in pensione, ma incontrerà la figlia del suo vecchio amico Shaw, Elena. Quindi il professore dovrà riprendere frusta e cappello e tornare in azione, e insieme alla ragazza trovare il quadrante del titolo del film, costruito da Archimede. James Mangold secondo me è un validissimo regista, è bravo a raccontare le storie dei vari personaggi in un film, ti fa comunque appassionare alle loro relazioni e alle storie personali, e anche qui secondo me ci è riuscito a farci divertire e intrattenere, ma non è comunque Steven Spielberg. Mangold ha dovuto gestire un'eredità molto pesante e sto dicendo che ha fatto un buon lavoro, e cita molto spesso Spielberg in movimenti di camera, atmosfere e inventiva nelle sequenze action. Infatti secondo me il film intrattiene bene, è molto divertente ed è intrattenimento di buona qualità. Io consiglio la visione di questo film sia a chi è fan di Indiana Jones, ma anche chi non ha mai visto una sua avventura precedente. Il film ha un buon ritmo, dura 2 ore e mezza, però forse stavolta la pellicola è troppo lunga. E la cosa che trovo un po' ironica è che su un paio di punti di sceneggiatura forse c'è un po' troppa fretta. Da quanto ho letto la sceneggiatura è stata riscritta più volte, soprattutto per quanto riguarda la conclusione dell'opera. E comunque a me il terzo atto è piaciuto molto. Per carità, non sto criticando il lavoro di James Mangold, è che secondo me era un'eredità davvero pesante, e comunque essendo cinema di puro intrattenimento alla Steven Spielberg. Quindi Mangold secondo me non ha voluto dare qualcosa di troppo originale o troppo fresco, ha preso le cose belle o comunque che funzionavano nelle pellicole precedenti e spesso lo ha omaggiato o citato. Quindi su questo fronte il film va un po' sul pilota automatico, però è un bel film. Ma parlando del mitico Harrison Ford, sempre lui, la leggenda, non posso dirgli niente, è comunque l'eroe di sempre, ma non è più l'eroe di una volta. Anche come si era visto nel precedente capitolo del 2008, già lì era un po' stanco e un po' più goffo, ma qui la cosa è più marcata e secondo me funziona, perché come detto all'inizio il professore ormai è un po' stanco, forse beve troppo, è triste e a volte sembra deluso. Questa parte di sceneggiatura secondo me è molto buona e mi ha rintristito vedere un grande eroe che comunque sta passando un periodo così triste e cupo. È per quello che forse tornare in azione, tornare all'avventura gli può far bene. Il film inoltre parla del tempo e delle cose che non si possono cambiare nel passato. Comunque ragazzi, i primi 3 film secondo me restano i migliori di Indiana Jones, e questo quinto capitolo è un omaggio a quel tipo di cinema. Eh sì, perché nonostante la marea di effetti visivi, la tecnologia utilizzata, tutto il film ha sempre quella bella atmosfera di quel cinema dell'epoca, quel cinema anni 80 comunque, su molti fronti, e su questa cosa si è trovato un buon equilibrio. Questa avventura è una specie di addio a un personaggio mitico della settima arte. Come detto, Indiana Jones è un'icona, ormai lo conosciamo tutti e secondo me non può stare
chiuso il personaggio per sempre, si potrà fare qualcos'altro, però è una cosa che vedranno loro in futuro, soprattutto perché il film è costato veramente tanto da quanto ho visto e non lo so, vediamo come va gli incassi e nel futuro chissà. E come detto, l'operazione secondo me sì è nostalgica, però infatti ho notato forse un po' meno magia, ecco, rispetto alla trilogia degli anni 80. Parlando un attimo del cast, Elena è Phoebe Waller-Bridge ed è carismatica. E dico subito che lei non vuole fare Indiana Jones perché è un tipo di persona diversa, lei trova le reliquie per poi venderle al mercato nero. Il padre di Elena è Toby Jones, sempre molto bravo, e il cattivo Waller è Mads Mikkelsen. Ancora una volta nei panni del cattivo, lui ha detto che si diverte sempre a fare il villain. C'è Antonio Banderas, così così, e uno degli scagnozzi di Waller è Boyd Holbrook, che ha già lavorato con Mangold in Logan. C'è anche la comparsata del mitico personaggio di Salla, interpretato di nuovo da John Rhys Davis. Quindi ragazzi, concludendo, secondo me il film si becca un 8 su 10. Sì, forse sono stato un po' di manica larga, però è Indiana Jones e comunque, come detto, è un buon film secondo me ed è valido intrattenimento. Forse molti diranno che non è un capolavoro, non è un grande film, ma sicuramente non è un brutto film per me. Ragazzi, questa era la recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino. Io sono John Mira, spero che il video vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividete il video e ci vediamo alla prossima pellicola.